questo video vedremo come installare Windows Subsystem for Linux su Windows 10. La procedura la potete considerare valida anche per Windows 11. Quindi il video l'ho fatto su Windows 10, ma la stessa cosa vale anche per Windows 11. Una considerazione da fare importante è che non è proprio tutto liscio l'installazione. Io ho installato come Linux, come Debian, ma non va tutto liscio. Però si può superare le difficoltà che si incontrano e nel video vedremo come. Eh, è importante, dici perché installare Windows Subsystem for Linux? Bene, il motivo è questo. Allora io lo uso Debian, la shell, il terminale Debian su Windows per connettermi via SSH. Diversamente dovreste connettervi o con PuTTY, credo che si chiami così, non so se è giusta la pronuncia, PuTTY, è un software fatto per Linux, per Windows, scusate, che permette di connettersi via SSH. Invece la mia scelta è stata poi quella di installare Debian e di installare OpenSSH Server. E in questo modo, con un programma che è completamente gratuito, che potete installare sullo store di Microsoft, scusate, potete connettervi via SSH e anche salvare le connessioni SSH con il terminale Linux all'interno di Windows. E questo mi sembra che non sia una cosa da poco, onestamente. Vi faccio presente che per installare Debian e il sistema eh, WSL, Windows Subsystem for Linux, occorre attivare alcune funzionalità di Windows. Oltre ad attivare le funzionalità di Windows, bisogna fare un'impostazione sul BIOS. L'impostazione sul BIOS riguarda la virtualizzazione, quindi questo sistema può essere installato e funziona se abbiamo attiva la virtualizzazione. Passiamo in concreto a vedere come installare questo sistema e cosa possiamo aspettarci. Sono sicuro che quando sono sviluppatori, quando sono sistemisti, apprezzeranno la possibilità di usare SSH su una shell, su un terminale di tipo Linux, anche da Windows. E quindi vi auguro buona visione. Per prima cosa dobbiamo entrare nel BIOS e nel BIOS dobbiamo andare su CPU Configuration. Non ci interessa vedere i file, si trova all'interno di non Tweak ma Advanced. Andiamo su Advanced e clicchiamo su CPU Configuration. All'interno di CPU Configuration dobbiamo vedere se è attivo la funzione Intel Virtualization Technology, se avete un Intel ovviamente. Comunque qualsiasi processore avete dovete attivare la virtualizzazione. Quindi in questo caso vediamo che è già attiva, quindi io adesso esco, vado su salva exit e faccio discard, faccio che non deve salvare perché comunque la virtualizzazione è già attiva, quindi discard, change ed exit. Dobbiamo fare l'accesso a Windows. Allora facciamo l'accesso a Windows. Una volta controllato che la virtualizzazione è attiva sul BIOS, e quindi una volta entriamo all'interno
Una volta entrati dobbiamo andare sul pannello di controllo. All'interno di pannello di controllo andiamo su programmi, attiva o disattiva funzionalità di Windows e quindi scegliamo le cose da attivare. Andiamo sotto. Io ho attivato, vi faccio vedere cosa ho attivato io. Non so se era tutto necessario oppure no, però diciamo che l'installazione, quindi Hyper-V, ho attivato Hyper-V, poi ho attivato, eh, vediamo un pochettino, ho già fatto la prova su un altro sistema, piattaforma macchina virtuale, comunque gira all'interno di una macchina virtuale, piattaforma Windows Hypervisor, questo permette anche di installare Sandbox, poi ho selezionato anche Sandbox. Ehm, eh, allora, sull'altra installazione che ho fatto, quindi non ho installato, qua non ho messo Sandbox, strano, no, no, ho messo anche qua Sandbox. Sto facendo la digestione dell'audio perché non l'avevo fatto. Sottosistema Windows per Linux, ok. E quindi a questo punto dobbiamo dire ok per l'attivazione e disattivazione. Il sistema sta scaricando anche e applica le modifiche per quel che riguarda le funzionalità che abbiamo appena attivate. Appena sarà finita ci viene chiesto il riavvio. E adesso noi facciamo il riavvio e quindi successivamente andremo a vedere ciò che effettivamente il riavvio fa degli aggiornamenti, riguardano proprio ciò che abbiamo installato, quelle caratteristiche, quelle aggiuntive del sistema Windows. Mi ha fatto un paio di riavvii, quindi adesso farà un altro riavvio e poi subito dopo entreremo all'interno di Windows. Quindi sta facendo un altro riavvio. Ehm, Non è ancora finito, appena finisce entriamo dentro e vediamo un pochettino. 48-88% sta per finire, quindi rientriamo dentro e facciamo le operazioni per installare WSL. Mettiamo il pin ed entriamo. Allora, una volta entrati dobbiamo andare sullo store, quindi andiamo sullo store, sì, no, mi sto incartando un po'. Andiamo sullo store di Apple, no di Apple, scusate, di Microsoft. Andiamo sullo store e cerchiamo Windows Subsystem for Linux. Windows System for Linux. Windows System for Linux. Veramente era Subsystem for Linux, però dovrebbe trovarle anche così, anche scrivendo System for Linux dovrebbe darcelo lo stesso, quindi scriviamo for Linux, Windows System for Linux, però ci clicco sopra e comunque ci viene dato Windows Subsystem for Linux, come potete vedere. Questo va sempre installato. Se non installiamo Windows Subsystem for Linux, l'installazione di Debian e le funzionalità VSL non saranno disponibili su Windows. Ci viene chiesto di poter installare quello che è a tutti gli effetti una parte del sistema, un programma che incide sul sistema, quindi non è un programma normale dello store che ci clicchiamo e si installa. Aspettiamo l'installazione e poi una volta installato procederemo con l'installazione di Debian. Procederemo con l'installazione di Debian e faremo tutte le operazioni che servono per quel che riguarda la configurazione e l'installazione di Windows
quindi andiamo a installare Debian. Sto scrivendo sbagliato, lo sto mettendo in mezzo al testo. Cancelliamo, vediamo un pochettino, cancelliamo e scriviamo Debian e poi possiamo installarlo effettivamente. Ci viene dato Debian. Io ho installato Debian, lo preferisco. Se voi volete potete installare anche un altro Linux. Comunque vi dico che probabilmente Debian è quello consigliato dalla Microsoft per quel che riguarda Windows Subsystem for Linux. Quindi procediamo con l'installazione e poi di Debian, e poi andremo a far funzionare, ad installare e far funzionare ciò che abbiamo installato. Torniamo su Windows Subsystem for Linux e qua ci viene detto di premere un tasto qualsiasi per continuare, però l'installazione effettivamente si è bloccata, quindi dobbiamo fare alcune operazioni. Io le ho fatte e praticamente ho risolto il problema. Allora, VSL lo facciamo l'installazione anche da PowerShell mettendo questo comando qua, via VSL exe doppio trattino install. Per copiare bisogna fare CTRL più C, CTRL C si copia, però in questo caso ci interessa invece avere la lista e lo dobbiamo vedere su PowerShell. Allora VSL exe list online, quindi selezioniamo questo. Per selezionarlo basta andare con la punta, non è facile la selezione su VSL. Allora dovremmo poi farlo partire da PowerShell, quindi PowerShell per me è installato, come si può vedere dal menu che è aperto. Comunque scegliamo VSL list online, CTRL più C, credo di aver sbagliato, rifacciamo CTRL più C e copiamo. Quindi apriamo PowerShell, ok, apriamo PowerShell, scriviamo PowerShell, Power è sufficiente, PowerShell, apriamo. Quando ci clicchiamo sopra praticamente automaticamente con il clic sopra Windows mette la linea che abbiamo copiato, non c'è bisogno di fare incolla e ci viene dato tutte le distribuzioni disponibili, tra cui appunto Debian. A questo punto torniamo sul prompt e scegliamo vsl.exe install, lo copiamo come abbiamo fatto con l'altro comando e succederà la stessa cosa. Lo copiamo, CTRL C, ok, torniamo sul PowerShell, facciamo invio. Non c'è scritto, dobbiamo scrivere la distribuzione che vogliamo installare. Qui la distribuzione è quella già installata, cioè Debian, quindi rimetto Debian. Scrivo Debian, rimetto, non mettete Debian New Linux, mettete solo Debian con la D grande ovviamente, e una volta fatto questa operazione l'installazione va a buon fine. A questo punto tra poco ci verrà chiesto di inserire l'username, c'è stato già chiesto, quindi inseriamo l'username, inserite l'username che volete, ok. Scrivete tutti i caratteri piccoli per quel che riguarda, poi diamo invio. Una volta dato invio ci viene chiesto di inserire la password, inseriamo la password e poi ci viene richiesto di inserire un'altra volta la password, ok, inseriamo la password. Non si vede, però io la sto inserendo, attenzione. Non viene scritto la password qua sopra, non visualizza, quindi attenzione a non sbagliare a digitare sempre la stessa password. Ripeto la password un'altra volta, ok, e do invio. A questo punto siamo all'interno per così dire, con PowerShell, però siamo all'interno di Linux.
viene messo nome utente, nome della macchina virtuale, parliamo di macchina virtuale perché abbiamo detto che ci vuole una macchina virtuale, quindi con sudo non accetta il superutente su, facciamo apt-get update, perché è sempre buono fare l'aggiornamento del sistema che comunque, come ho detto, si trova in una macchina virtuale. eh, eh, Ho sbagliato qualcosa? No, no, ok, è andata a buon fine. Ok, una volta fatto l'update facciamo anche l'upgrade, quindi selezioniamo la freccetta sopra, come si fa tranquillamente in Linux, la freccetta sopra e ci viene riscritto il comando. Una volta riscritto il comando lo modifichiamo e quindi andiamo a togliere update e mettiamo upgrade. Ok, update, modifichiamolo in upgrade e facciamo l'upgrade del sistema installato per il VSL. Ci dice che occuperà dello spazio, ci va bene, comunque lo spazio da occupare non è comunque tanto, installiamo. A questo punto dobbiamo installare OpenSSH, quindi facciamo sempre sudo, ehm, eh, al posto di upgrade mettiamo install con due L, mi raccomando, install. No, sto scrivendo L sola, sto sbagliando. Ecco, ho messo la seconda L, meno male. E poi mettiamo OpenSSL trattino, tipo il meno per capirci, trattino, e poi mettiamo server. Diamo invio e ci viene, una volta che diamo invio ci verrà chiesto, ci verrà detto che occupa dello spazio, il solito discorso. Possiamo mettere anche solo apt-get va bene lo stesso. Io poi ho cancellato per apt perché molti consigliano apt, in questo caso ho fatto yes. Stiamo installando OpenSSH server e a questo punto vi faccio vedere, torniamo un pochettino sullo store della Microsoft, torniamo sullo store della Microsoft e vediamo l'applicativo che in realtà io ho già installato, ma che serve per la connessione SSH, come vi ho detto, che permette di usare anche il terminale shell Linux. Quindi scrivo SSH. Adesso cerchiamo il programma che in realtà io ho già installato, quindi andiamo giù. Il programma si chiama, vediamo un po', PortX. È un programma gratuito, a me piace molto, che permette addirittura di salvare più connessioni SSH. Quindi io lo apro, ok? Apro PortX. All'interno di PortX attualmente si apre nel prompt dei comandi. Io adesso si apre, vedete questo menu e scelgo VSL. Ho scelto VSL, quindi in questo caso VSL vuol dire che ci connettiamo con Linux. Adesso facciamo una configurazione, un setting, in modo che ogni volta che apriamo questa finestra, questo è il setting di PortX. Ci possono essere delle configurazioni da fare, la lingua per esempio, però purtroppo la lingua italiana non c'è. Andiamo a vedere, ci sono tante lingue, ma non ci interessa perché comunque l'inglese va benissimo. Poi andiamo su questo menu e qua effettivamente scegliamo che vogliamo VSL di default, quindi ogni volta si aprirà PortX con ci sono delle configurazioni che comunque potete tranquillamente non modificare. Ok, diamo ok e a questo punto proviamo ad aprire una nuova finestra con più. Ok, si è aperto con VSL. Io adesso non vi faccio vedere come ci si connette con VSL, perché come si crea le connessioni da salvare, magari questo sarà frutto di un altro video. In ogni modo abbiamo installato, chiudiamo queste finestre e andiamo a vedere un'ultima cosa. Vediamo che se cerchiamo
Debian. Se cerchiamo Debian ci viene dato Debian dal menu scriviamo Debian. Debian, come vedete in prima linea, quando apriamo Debian ci si apre nella shell di Linux, ci si apre nella shell nel terminale Linux. Ok. Per quel che riguarda questo video penso di avervi fatto vedere tutto. Avevo registrato già tutta questa sequenza, però l'ho dovuta commentare in visualizzazione perché non avevo registrato la voce quando ho registrato la sequenza. Adesso arresto il sistema. Grazie di essere venuti a vedere il mio video, spero di avervi fatto cose gradite. A livello di informatica non è tutto sempre semplice, a volte si incontrano dei problemi. Io ho incontrato il problema nell'installazione di Windows Subsystem for Linux. Per fortuna sono riuscito a trovare la soluzione. Io non so se voi avete trovato il problema, però in questo caso penso che la soluzione che ho trovato io può andare bene anche per voi. Non so se è dipeso da me, dal mio computer, dal sistema, però su Windows 11 ho installato lo stesso applicativo, cioè Windows Subsystem for Linux anche su Windows 11, e ho incontrato gli stessi problemi, quindi probabilmente incontrerete lo stesso problema, che però nel mio caso per fortuna è stato un caso fortunato, ho provato ed ha funzionato. Naturalmente se anche a voi è capitata la stessa cosa, forse la soluzione può essere una buona soluzione anche per voi. Vi ringrazio, mi fareste cose gradite se vi iscrivete al mio canale. Non è che guadagni qualcosa, perché tanto per guadagnare ci vogliono molti iscritti e un certo numero di visualizzazioni, però essere apprezzati mi fa piacere. Sarò più incoraggiato a mettere video e sicuramente mi sentirò più gratificato. Grazie della visualizzazione e al prossimo video. Ciao, ci vediamo.